La sfida era realizzare qualcosa, ovviamente che sentissi mia, su tutto il territorio nazionale, venendo da oltre 20 anni di esperienza nel mondo dei lubrificanti. La RILUB è una sfida compiuta, anche se poi alla fine le sfide non sono mai perfettamente compiute, quindi ce ne saranno sempre di nuove, però ormai, specie relativamente a tanti mercati dove c'era incredulità sulla possibilità di realizzare questo progetto, alla fine il progetto si è realizzato. RILUB ha fatto una cosa importante: mutuare il comportamento di una compagnia petrolifera nel settore delle piccole e medie aziende. Questa situazione ha consentito di presentarsi sul mercato con un livello di qualità confrontabile con quello delle compagnie petrolifere e, mi permetto di dire, anche con un livello di servizio superiore, perché man mano che le compagnie petrolifere hanno decentralizzato le loro strutture, chiaramente la nostra presenza sul mercato italiano è diventata più importante e più performante. Di soddisfazioni ce ne sono state tante. Sicuramente il primo riconoscimento è il fatto che l'azienda ha ottenuto tutta una serie di omologazioni da parte di importanti costruttori di autoveicoli. L'azienda è sempre stata attenta alla questione ambientale per due motivi. Il primo motivo è che nel settore petrolifero questa attenzione è un'attenzione che esiste da sempre, e quindi la possibilità di ridurre al minimo gli sprechi, il fatto che l'azienda sia autoproduttrice dell'imballo di plastica, quindi in pratica noi siamo proprio non chilometro zero, siamo metro zero, nel senso che produciamo il nostro imballo a 10 metri dalla linea di riempimento. In più, chiaramente, il posizionamento sul mercato italiano quale potrà essere nell'immediato futuro? Andare a occupare gli spazi che le compagnie petrolifere inevitabilmente lasceranno libero, perché il loro business strategico è diventato ormai quello dell'energia e delle energie rinnovabili. E quindi noi, con la nostra capacità di essere sempre vicino al top dei prodotti posizionati, riteniamo di poter occupare una fetta importante di mercato. Ormai si sente parlare tanto di ibrido e di elettrico. Ovviamente questo che cosa comporta? Comporta progressivamente un minor consumo di oli lubrificanti per la parte motore, perché l'alimentazione diventerà di altra natura. Ma quello che invece resterà un business importante sarà quello legato alla trasmissione, perché sia i mezzi elettrici sia i mezzi ibridi devono utilizzare assolutamente un cambio automatico. Il cambio automatico, per poter funzionare, ha bisogno non solo di oli lubrificanti, ma di oli lubrificanti di altissimo livello prestazionale, per i quali noi già da tempo stiamo lavorando, anche in collaborazione con le università di Napoli e di Salerno, nella messa a punto di prodotti con nuove tecnologie, nanotecnologie e cose di questo tipo. Dopo circa 30 anni di attività, sicuramente, guardandomi alle spalle, posso dire che il progetto che con il signor Giordano abbiamo avviato, dico io simpaticamente, nel 1995 lungo la passeggiata di Sorrento, si è consolidato, nel senso abbiamo una realtà presente sul mercato nazionale che riceve la stima e la considerazione di fornitori e competitor. Questo onestamente è stato il più grosso risultato che abbiamo ottenuto, ovvero l'espressione tipica che ci sentiamo dire quando una compagnia petrolifera dall'alto della sua dimensione guarda la RILUB è: la RILUB è un'altra cosa.